Benvenuti sul mio canale. Vi avevo già fatto vedere la mia cucina nel video della pulizia del forno. Oggi rimaniamo sempre nello stesso ambiente, ma vi volevo mostrare come poter tenere la cucina in modo ordinato ed organizzato. Partiamo dai pensili. In questo pensile dispongo il pane, le merende, marmellate, un pochino di tutto. È molto pieno. Utilissimo ritengo essere questo piano che appunto serve a moltiplicare lo spazio e praticamente quasi a raddoppiarlo. Utilizzo anche in quest'altro pensile un ripiano simile, questa volta Ikea. Si chiama Barriera e con un costo di 5 euro ci permette di moltiplicare appunto lo spazio disponibile. Altro accessorio Ikea che veramente ho trovato molto utile è questo contenitore in plastica, esiste in due formati, uno più basso e uno più alto, in cui vedete tengo gli spaghetti e per mantenere la pasta sono davvero utili. Vedete che la comodità di questo tipo di contenitori è l'apertura, nel senso che si possono aprire totalmente per inserire all'interno gli alimenti, ma per un utilizzo quotidiano c'è appunto questo comodo sportellino per versare il contenuto nei piatti, tra l'altro a chiusura ermetica, quindi conserva anche molto bene gli alimenti stessi. Per identificare, il contenuto del contenitore e indicare anche i tempi di cottura, ho apposto queste etichette, anche queste trovate all'Ikea ad un costo di 2 euro, 2,50 euro. Lo stesso tipo di contenitore lo utilizzo per mantenere i cereali, proprio perché così sono riuscita a eliminare la maggior parte delle scatole commerciali che sono anche poco belle a vedersi e poi una volta aperte fanno passare l'aria e quindi a lungo andare magari rendono più morbidi i cereali stessi. In questo modo restano belli fragranti anche dopo diverso tempo. Un altro utile consiglio è mantenere tutte le bustine, ad esempio come quelle dei lieviti, della vanillina, conservandole all'interno di magari dei barattoli in modo tale che non si disperdano nella dispensa stessa. Infine utilizzo altri contenitori per la farina e per i tè e le spezie. Questo ad esempio è l'Eclatant della Ikea, però se ne trovano di altri anche molto carini anche nei negozi per la casa. Ad esempio a me ora stanno piacendo molto questi con il coperchio in bambù e la rifinitura anche questa, come vedete, ermetica. Questo poi ve l'avevo già mostrato, è della linea KitchenAid Vintage, lo adoro. Al primo piano contengo biscotti, al piano secondo e il piano terzo invece ci conservo il pane. Anche questo è ermetico e quindi resta tutto molto fragrante. Conservo anche le spezie, come vedete, in barattolini presi ai negozi per la casa, anziché tenerle nelle loro confezioni originali che sono meno gradevoli alla vista. Nel primo cassetto tengo le posate, mi piace ordinarle appunto in un portaposate, ce ne sono di vari tipi all'Ikea sia in bambù che in materiale plastico. Secondo e terzo cassetto invece sono dedicati alle tovaglie che mi piace ripiegare con il metodo KonMari, quindi che abbiamo già visto in altri video, in modo tale che il colpo d'occhio mi consenta di vederle tutte aprendo il cassetto. Nell'ultimo cassetto invece tengo gli accessori, le buste per la cottura al microonde delle patate che abbiamo già visto in un video precedente e altri accessori per la cucina. Come vedete vi consiglio di ripartirli in piccoli contenitori, ce ne sono di tanti tipi, anche all'Ikea potete trovare questi qui.
In questo modo riusciamo ad organizzare ogni accessorio simile in un proprio scomparto, così da poterli visionare sempre tutti all'apertura del cassetto. Avendo poco spazio per pentole, padelle e taglieri, ho optato per questa soluzione, trovata al negozio Maison Cadeau, in cui riesco a riporre appunto tutti gli oggetti in posizione trasversale, compreso questo che, come vedete, è uno scolapasta in silicone, si trova anche su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Ci consente di appunto avere uno scolapasta che occupi appunto meno spazio possibile. Stessa soluzione per quanto riguarda le padelle. Controllate nell'acquisto sempre lo spazio che c'è tra un ripartitore e l'altro, perché ce ne sono alcuni che hanno le fessure più strette e quindi vanno bene solo per i piatti, la padella non entrerebbe. Come vedete sono tutti facilmente estraibili. Quest'altro pensile invece è dedicato alle bottiglie d'acqua. Non mi piace tenerle a vista e quindi le ripongo qui sotto. Al pianetto superiore invece abbiamo i detersivi che uso di più in cucina e ho messo questo gancetto con appunto una pezza in cotone. Per quanto riguarda invece i rotoli dell'alluminio, della pellicola e della carta forno, ho trovato in un negozietto per la casa questo portarotoli in legno semplicissimo che ho incollato con del silicone alle piastrelle. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto e vi aiuti a fare un po' d'ordine in casa. Come vedete, nel mio prima e dopo la differenza è notevole. I concetti fondamentali sono tenere gli alimenti in dei contenitori ermetici che conservino sia la fragranza e sia mantengano la dispensa internamente più ordinata. Mantenere taglieri, padelle e pentole in modo ordinato, ad esempio con appositi ausili. Ordinare oggetti e tovaglie all'interno dei cassetti in modo tale che siano tutti facilmente prendibili e visibili all'apertura del cassetto stesso. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao!